Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico e se hai un impianto di irrigazione o stai pensando di installarne uno, c'è un componente nascosto che è il vero cuore pulsante del sistema, e cioè le elettrovalvole. Sembra un pezzo semplice, ma la scelta sbagliata può causare malfunzionamenti del tuo impianto, zone che non si fermano più creando paludi in giardino ed un sacco di mal di testa. Oggi svegliamo la regola fondamentale per scegliere quella giusta per le tue esigenze, distinguendo le tecnologie. Molti pensano, ok, mi serve un'elettrovalvola, una vale l'altra, quindi prendo quella che costa meno o quella che mi è più facile trovare. Sbagliato, sbagliatissimo. Se fai così rischi di comprare un componente che non puoi neanche usare o che ti abbandonerà nel momento del bisogno ed indovina di solito quant'è prima di andare in ferie. Capita spessissimo. Il problema è che un elettrovalvola non è semplicemente un rubinetto, ma è un dispositivo preciso che funziona con un impulso elettrico specifico, con un differenziale di pressione predefinito, e ne esistono di due grandi famiglie. Generalmente il dubbio non è tanto tra le marche, anche se c'è una differenza di qualità tra di loro, ma sulla tecnologia che le fa funzionare. Se non scegli quella adatta al tuo impianto, hai letteralmente buttato via i tuoi soldi. Le due famiglie sono l'elettrovalvola a 24 volt in corrente alternata e quelle a 9 volt in corrente continua, nonché chiamate bistabili a batteria. Qual è la soluzione magica allora? Si chiama praticità, e cioè il rapporto tra costo del prodotto e costo per installarlo. Una regola d'oro, perché se hai la comodità di passare i cavi elettrici dalla posizione della tua centralina al pozzetto delle elettrovalvole e non devi aspettare un elettricista per farlo, conviene montare l'elettrovalvola a 24 volt. Mentre se invece per farlo devi chiamare il muratore, l'elettricista, chi fa gli scavi, allora valuta seriamente la versione a 9 volt, perché sì, costa più singolarmente, ma nel complesso ti costerà molto meno e non dovrai aspettare né l'uno e né l'altro e potrai concludere in autonomia i tuoi collegamenti, perché in ogni caso si parla di bassa tensione. Un altro aspetto da fare attenzione è la capacità di un elettrovalvola di chiudere ad un certo consumo. Sì, hai capito bene. Tutte idraulicamente si aprono, ma non tutte si chiudono con lo stesso passaggio d'acqua. Alcune richiedono un minimo di passaggio tale da farti rischiare di restare aperte senza dirti né ma e né se, ed è una vera seccatura. Ok Federico, ho capito il principio della praticità, 24 volte per gli impianti a filo, 9 volte per quelli a batteria, ma poi, in pratica, quale marca scegliere tra Rheinbird, Hunter, Toro, RPE, cioè quelle più professionali? Ci sono differenze reali? E quando ha senso spendere di più per una valvola con o senza regolatore di flusso? E come capire quando usare un modello normale oppure uno a basso flusso? E soprattutto, come faccio i collegamenti elettrici nel pozzetto in modo che siano stagni e durino per sempre senza ossidarsi? Questi sono esattamente gli argomenti che trattiamo nel dettaglio, con confronti diretti tra i modelli, consigli sulla manutenzione per farle durare una vita, nel mio corso online Irrigazione da giardino, dai primi passi al progetto perfetto. Lì impariamo a costruire un impianto impeccabile dal primo all'ultimo componente. Quindi, da oggi, quando penserai a un'elettrovalvola, ricorda prima la tecnologia, poi la marca. È una necessità per facilitare l'installazione risparmiando fatiche e lunghi tempi d'attesa. Se questa dritta ti è sembrata illuminante, un bel like al video mi fa un enorme piacere. Iscriviti al canale per non perdere altri segreti dell'irrigazione. E se vuoi la guida completa per scegliere e installare ogni componente del tuo impianto come un vero professionista, il link del corso completo ti aspetta qui sotto. Diciamo addio ai guasti per sempre. Ciao!